Che cos'è la blockchain? Me l'avete chiesto in tantissimi, davvero in tantissimi e comprensibilmente, perché seppure se ne sente parlare direi praticamente di continuo oggigiorno, di fatto esiste ancora moltissima confusione sull'argomento, sulla sua natura, sul funzionamento e sulle possibili applicazioni di questa tecnologia. Perché attenzione, è proprio di questo che stiamo parlando, di una tecnologia, non di Bitcoin, di criptovalute, NFT, metaverso e quant'altro, ma della tecnologia sottostante a queste e a tantissime altre realtà. Tuttavia, dal momento che si tratta della, come si suol dire, domanda da $1 milione, che tra l'altro presume anche una risposta incredibilmente articolata e complessa, probabilmente andrò a suddividere la lezione, se così si può chiamare, di oggi in più puntate per darvi modo di digerirla un po' meglio, ma dipende tutto da come verranno le riprese, per cui è ancora tutto da decidere. Per il momento però prestatemi orecchio perché oggi iniziamo a parlare della blockchain. Che cos'è, come funziona, a che cosa serve e quali sono i suoi campi di applicazione presenti e soprattutto futuri. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social. Da oggi siamo anche su TikTok ed altrettanto ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. E non di meno ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Anzitutto, come sempre, anche se alla mia ragazza fa letteralmente schifo come materia, un po' di storia. Chi pensa che la blockchain sia una tecnologia di ultima generazione si sbaglia di grosso perché è più vecchia di me e non scherzo, risale al 1991 ad opera di 2 scienziati americani che la inventarono con lo scopo di vidimare i documenti digitali di modo che non fosse possibile manometterli o retrodatarli. Praticamente una sorta di notaio digitale, per così dire. Tuttavia questa tecnologia rimase pressoché inutilizzata per quasi 20 anni, fin quando nel 2008 Satoshi Nakamoto la sfruttò per creare la prima valuta digitale della storia, Bitcoin. Anyway, parliamo di blockchain. La definizione che più spesso troverete associata a questo termine è quella di registro distribuito, che di per sé è assolutamente corretta, in quanto si tratta null'altro che di un archivio digitale utile a scambiare dati e accessibile e consultabile da chiunque abbia accesso alla rete. Tuttavia, prima di buttarci nei meandri di questa tecnologia è doveroso comprendere quello che è il concetto che ne sta alla base, il quale però è tutto fuorché ovvio in quanto si basa su di un approccio diametralmente diverso da quello a cui siamo abituati da sempre, direi, ovvero quello della decentralizzazione. Ma andiamo per gradi. Ad oggi tutti i sistemi di comunicazione del mondo, direi, si basano sul medesimo concetto, ovvero che esiste un attore, un qualcuno, anzi più spesso un qualcosa, che si occupa di monitorare e gestire attivamente la comunicazione stessa. Un esempio praticissimo e banalissimo sono le app di messaggistica, WhatsApp quindi ad esempio, dove se io invio un messaggio a, che so, mia madre, questo non esce dal mio smartphone e arriva subito al suo, ma passa attraverso uno o più server, probabilmente più server, che si occuperanno di smistare e consegnare il mio messaggio al destinatario. Analogamente, se io pago una cena col bancomat, i miei soldi non drenano direttamente dalla carta nel conto dell'esercente, ma passeranno attraverso la mia, la sua e forse anche qualche altra banca. E la stessa cosa avviene anche quando si ha a che fare con gli scambi fisici di informazioni, dove ad esempio se io vado a spedire una lettera sarà compito di Poste Italiane assicurarsi che questa arrivi al destinatario, fermo restando ovviamente che non la perda, si intende. Ecco, tutti questi casi definiscono una struttura di tipo centralizzata, ovvero dove è presente almeno un soggetto, un attore centrale che si occupa di monitorare e gestire attivamente la comunicazione stessa. Si tratta null'altro che di servizi, pertanto qualora volessimo avvalerci di essi dovremo obbligatoriamente rivolgerci a qualcuno che li fornisce, il quale, a sua volta, per fornirceli, dovrà per forza entrare in possesso di determinati oggetti o informazioni per poi gestirli. Il ruolo di questi soggetti, di questi attori, lo ribadisco, è quindi quello di accertarsi che l'attività, il servizio venga svolto correttamente. Poste Italiane di consegnare la tua lettera o pacco al destinatario, WhatsApp il tuo messaggio, piuttosto che la banca di trasferire i tuoi fondi e via discorrendo. Questo tipo di struttura, in gergo tecnico e in realtà più corretto, viene definita architettura di rete client-server, all'interno della quale sono presenti appunto diversi dispositivi in grado di connettersi alla rete, definiti appunto
client, e quindi smartphone, tablet, computer e simili, che comunicano direttamente con uno o più server che si occupano di gestire lo scambio di dati e informazioni. E se questo termine non vi è nuovo, ne sono veramente molto felice, perché ne abbiamo parlato in passato all'interno del video dedicato agli indirizzi IP e alle reti informatiche, il quale ovviamente, se vi siete persi, vi lascio linkato sia qui sopra on screen che qui sotto in descrizione, e che vi raccomando caldamente di andare a riprendere, perché al suo interno sono presenti diverse nozioni e concetti fondamentali per questo video di oggi e per altri a venire. E qui ecco però che entra in netta contrapposizione con questo concetto la blockchain, la quale si prefigge come obiettivo di eliminare totalmente questo grande fratello centrale che monitora, gestisce e supervisiona l'attività, garantendo però che essa venga portata a termine con successo e nella maggior sicurezza possibile. In poche parole, quindi, la blockchain si pone l'obiettivo che il vostro messaggino o pagamento del caso giunga a destinazione senza la necessità di un server o un qualcuno nel mezzo, come avviene con WhatsApp, banche, poste e simili. Impossibile? No. Decentralizzazione. Senza dare inizio a discussioni su complottismi vari, il modo in cui funzionano al giorno d'oggi i sistemi informativi e di scambio dati presume un enorme, gigantesco problema. Dobbiamo fidarci di coloro a cui diamo in gestione questi dati. Perché sì, magari non ci interessa tanto che un estraneo possa leggere il nostro indirizzo su di un pacco, mentre invece le cose sarebbero nettamente diverse qualora un estraneo, appunto, venisse a conoscenza, non so, dei nostri dati personali, del nostro codice fiscale, dei nostri conti correnti e via discorrendo. Esattamente poi come capita quando grosse aziende o grosse banche dati vengono hackerate e quindi i dati, i vostri dati, forse i miei anche probabilmente, finiscono nelle mani di chissà chi, che ci può fare praticamente qualsiasi cosa gli pare. Se io faccio un bonifico verso, non so, la mia assicurazione e la banca sbaglia e inoltra il pagamento a chissà chi, è un problema. Se io mando una foto in déshabillé alla mia ragazza e WhatsApp la inoltra invece al mio capo, che faccio? Se io spedisco una lettera ai Poste Italiane, strano ma vero, la perde. Che faccio? Denunce e controdenunce, direte voi, giustissimo, ma sta di fatto che la mia lettera è andata perduta, i miei soldi sono chissà dove e ora il mio capo ha un primo piano del mio battacchio. In soldoni non abbiamo controllo su niente della nostra vita, non abbiamo garanzie, non abbiamo tutele, dobbiamo solo fidarci. E perché, pur consapevoli di tutti questi problemi, ci fidiamo? Perché non abbiamo alternativa. Attenzione, non abbiamo alternative, che vi sia ben chiaro. E prima che a qualcuno venga in mente di dirmi che l'attuale sistema centralizzato è il migliore possibile, che non ci sono veramente più pro che contro, che sto facendo del terrorismo gratuito e che non c'era bisogno di reinventare questo sistema, voglio farvi un esempio che sono certo chiarirà in maniera indiscutibile questo punto e che però andrò a semplificare un ciccinino per necessità di parte. Sushi, chi non l'ha mai mangiato almeno una volta? La mia ragazza è cintura nera di nigiri, maki roll, donburi, chirashi e menate simili, e di per sé non c'è nessun problema a mangiare pesce crudo. O quasi. Immaginiamo per un attimo quali attori, quali soggetti comprende la catena di distribuzione che sta alle spalle di quella fettina di pesce crudo che vi ritrovate nel piatto. Anzitutto ci sarà ovviamente un pescatore che pescherà questo bene amato pesce, che verrà poi affidato ad un trasportatore che si occuperà di consegnarlo ad un'azienda, la quale lo lavorerà e lo consegnerà seguentemente sul mercato. Alcuni pezzi o tranci, che dir si voglia, verranno consegnati nei supermercati, altri ancora ad altre aziende che lo lavoreranno ulteriormente e infine altri pezzi ancora, altri tranci ancora al vostro tanto amato ristorante giapponese. L'ultimo anello di questa incredibilmente lunga catena, che ribadisco ho largamente semplificato per comodità e che comprende al suo interno innumerevoli dati e informazioni centralizzate su altrettanti individui, siamo noi, l'utente finale, quello che se lo mangia sto pesciolino. Concentriamoci adesso su una di queste fasi, ovvero quella forse più articolata e che riguarda il rapporto tra il ristorante di sushi e il fornitore. Quest'ultimo dovrà fornire, a norma di legge, determinate informazioni sul trancio di pesce, ovvero
ad esempio il prezzo al chilo, la qualità, la provenienza, l'abbattimento e via discorrendo, alle quali il responsabile, l'addetto agli acquisti del ristorante, non potrà far altro che fidarsi che corrispondano a verità. Certo, ci saranno bolle, documenti, etichette e quant'altro, ma di fatto, dato che stiamo parlando di commercio all'ingrosso, nella stragrande maggioranza dei casi gli acquirenti, i ristoranti anche in questo caso, difficilmente vedono la merce al momento dell'acquisto, ma soltanto quando gli viene consegnata, a maggior ragione poi se si tratta di un supermercato o comunque di una grossa realtà. Di conseguenza la fiducia è un elemento imprescindibile. E qui ecco che entrate in scena voi che andate al ristorante giapponese e staccate fieramente un ordine da 322 piatti di sashimi al salmone. Ma ditemi, siete proprio sicuri che quel pesce che vi trovate davanti arrivi veramente dalla Norvegia? Che il suo prezzo al chilo sia corretto? Che il suo prezzo di vendita sia corretto? E se invece che pregiatissimo salmone dell'Atlantico fosse invece una sogliola striminzita del po' debitamente mascherata? E se non fosse stato abbattuto nei tempi dovuti di modo da ucciderne tutti i parassiti? E se l'azienda che ne ha effettuato a monte la prima lavorazione avesse addotto ad un qualche tipo di certificazioni come halal e kasher che in realtà non possiede? E se. Tantissime domande, una sola costante, la fiducia. Le informazioni e i dati sono centralizzate sotto uno o più soggetti, più attori che le gestiscono, non sono liberamente consultabili e pertanto i rischi, le minacce per l'utente finale, per noi, sono davvero innumerevoli. Se andate al ristorante e ordinate quindi il vostro tanto amato carpaccio di salmone dell'Atlantico, chiedete di vedere le bolle di trasporto e verificare l'intera filiera di trasporto, produzione, abbattimento e conservazione del pesce? Ma non credo proprio. Servirebbero nel migliore dei casi ore per accertare tutto questo e soprattutto verificare che tutto sia stato fatto correttamente e a norma di legge. Per cui che cosa fate? Che cosa facciamo? Perché faccio anch'io la stessa cosa. Ci fidiamo di ciò che ci viene detto o che leggiamo sull'etichetta? Perché non abbiamo alternativa. Ripetetelo come in coro, non abbiamo alternativa. Bravissimi, esatto. O perlomeno per come è attualmente strutturata una classica catena di distribuzione alimentare, oppure, tornando agli esempi di qui sopra, l'invio, la spedizione di una busta, una cartolina, una lettera o l'invio di un messaggio su WhatsApp. Se ci riflettete per un attimo, tutto, o quantomeno la stragrande maggioranza di ciò che vi circonda, è basato su questo concetto, ovvero sulla presenza di almeno un grande fratello in stile Orwell che dall'alto gestisce e monitora tutto. Il governo, la sanità, l'istruzione, l'azienda per cui lavorate, il vostro datore di lavoro, tutto! Bene, e se io però adesso vi dicessi che applicando il principio alla base della tecnologia blockchain, chiunque in qualsiasi momento potrebbe conoscere con assoluta precisione il luogo di pesca di quel salmone e anzi, vi dirò di più, conoscere per filo e per segno l'intero percorso che quel dannato essere squamoso ha fatto prima di finire sul vostro piatto. Fosse anche soltanto che il camionista che lo trasportava si sia fermato a spararsi un camogli molesto in autostrada, voi lo sapreste. E questo senza la minima ombra di dubbio. Incredibile? No, blockchain. Ma in che modo questa tecnologia può permetterci di fare tutto questo? Principalmente grazie ai suoi 3 punti fondamentali: immutabilità, trasparenza e decentralizzazione. Ma andiamo per gradi. Come ho detto all'inizio, come torno nuovamente a ripetere perché è un punto il quale ho visto creare più confusione di quella che in realtà credevo, la blockchain è la tecnologia, è il sistema, è l'approccio. Non dovete visualizzarlo come un qualcosa di fisico, di tangibile, di pratico. Non è un'azienda, non è un server, non è un colosso informatico, non è un computer. Chiaro? Come nel caso di Bitcoin, spesso si sente dire questa determinata cosa è basata sulla blockchain, che significa null'altro che questa X cosa, questo soggetto della frase, viene gestito tramite una tecnologia denominata per l'appunto blockchain, la quale, come tantissime altre tecnologie, possiede una parte hardware e una parte software. Ciò che invece è sempre vero quando si tratta dell'hardware di una blockchain è che questo non è mai
mai composto da un singolo ed unico computer, un singolo server centrale che, come nel caso del sistema centralizzato, gestisce lo scambio di dati e informazioni, bensì è composto da una più o meno ampia serie di dispositivi interconnessi tra di loro vicendevolmente, di modo da potersi scambiare le informazioni. Detto in altri termini, seguitemi perché forse è un concetto forse un po' macchinoso da sentire la prima volta, ma in realtà non è difficile. La blockchain è una tecnologia che permette di immagazzinare dati e informazioni all'interno di blocchi di pacchetti estremamente sicuri, mini cassaforti, per dirlo in una maniera proprio terra-terra, immutabili, connesse tra di loro e memorizzate all'interno di altri dispositivi a loro volta nuovamente interconnessi tra di loro. E detto questo, passiamo a vedere più da vicino come è fatta all'atto pratico questa nostra benedetta blockchain e a parlare dei suoi 3 elementi fondamentali, i quali, lo ribadiamo, sono decentralizzazione, trasparenza e immutabilità. Anzitutto il concetto di immutabilità, il quale prevede che i dati contenuti all'interno di una blockchain non possano essere contraffatti. Riprendendo a mano il nostro oramai fraterno salmone dell'Atlantico, qualcuno potrebbe arrivare a sostenere giustamente che, come purtroppo avviene in tantissime realtà, sarebbe sufficiente modificare il quantitativo del pescato annuale, piuttosto che il peso, piuttosto che la quantità e via discorrendo, per alterare la veridicità della catena di distribuzione. Ebbene, se qualcuno ci provasse per davvero all'interno di un sistema basato su di una blockchain, verrebbe scoperto all'istante. Come indica il nome, una blockchain è testualmente una catena di blocchi in grado di contenere ognuno una data quantità finita di informazioni. Prendeteli banalmente come delle scatole, normalissime scatole in grado di contenere una determinata quantità di oggetti e che a un certo punto saranno piene. Ognuno di essi è costituito principalmente da 3 elementi fondamentali. In primis, ovviamente, i dati che effettivamente vengono contenuti, vengono immessi all'interno di questo blocco e che dipendono, attenzione, dal tipo di blockchain, perché non ne esiste soltanto una e nemmeno soltanto di un tipo. La blockchain di Bitcoin, per esempio, per fare uno tra gli esempi più famosi, memorizza le transazioni legate a questa criptomoneta, come il venditore, l'acquirente, la quantità scambiata e via discorrendo. Quando poi all'interno di un blocco vengono inserite sufficienti informazioni da riempirlo, esso viene crittograficamente sigillato, quindi chiuso grazie a una specie di lucchetto digitale estremamente sicuro, in modo da impedire la modifica o l'accesso ai suddetti dati da parte di terzi. Ed ecco che qui entra in gioco quella che viene chiamata funzione di hash. Pikachu, scelgo te! No, non mi stavo affatto riferendo a lui, ovviamente, e tranquilli però, perché pur essendo molto, anzi estremamente complicata come funzione matematica in sé per sé, non lo è per fortuna particolarmente da comprendere quantomeno a livello concettuale, per cui venitemi dietro, perché è proprio grazie a questo elemento che si ha l'immutabilità di una blockchain e quindi anche la sua conseguente sicurezza. La funzione di hash dunque è una funzione per l'appunto matematica che permette di convertire una stringa, una sequenza di caratteri di lunghezza libera, in un'altra stringa alfanumerica, quindi composta sia da numeri che lettere, univoca e di lunghezza predefinita. Questo che cosa significa? Che qualsiasi frase, parola, dato o informazione di questo universo, grazie alla funzione di hash per l'appunto, può essere convertito in una stringa alfanumerica univoca e quindi unica nel suo genere e pertanto diversa da tutte quelle che sono già state generate in passato o che verranno generate in futuro e che, attenzione, non può essere in alcun modo riconvertita nell'informazione di partenza. Questo per dire che se anche tra 100 anni io andrò a disporre le medesime informazioni nel medesimo ordine, otterrò il medesimo codice hash, ma avendo a disposizione quel codice hash non potrò in alcun modo risalire alle informazioni che l'hanno generato. Un esempio spicciolo giusto per farvi capire, potremmo dire che se l'informazione in questione fosse per esempio, non so, la lista degli agenti sotto copertura della CIA, quindi un dato molto importante, e venisse convertito in codice hash, anche se questo andasse a cascare nelle mani del peggio gruppo terroristico del mondo, questi non potrebbero in alcun modo risalire alla lista di partenza. Chiaro?
Ma ora che ci penso, dal momento che forse si tratta di un concetto abbastanza astruso da capire se spiegato soltanto a parole, nei prossimi secondi, tra pochissimo, vi metterò in sovraimpressione un esempio pratico che spero potrà chiarirvi il concetto della funzione di hash. Se andate su Google, una qualsiasi pagina, e digitate funzione di hash online, troverete davvero una serie infinita di siti web che vi permetteranno di creare il vostro codice hash a partire da una qualsiasi frase, parola o informazione che sceglierete di inserire. Per esempio, se scriviamo ciao a tutti qui sopra e clicchiamo sul tasto blu, ecco che vedremo generarsi il nostro codice hash, ovvero per l'appunto, come vedete in sovraimpressione, una serie di lettere e numeri di, lo ripeto, lunghezza predefinita e soprattutto univoca. Univoca, mi raccomando perché è un elemento fondamentale da comprendere, in quanto al modificarsi anche di un solo microscopico dettaglio nell'informazione di partenza, anche il codice hash relativo varierà istantaneamente generandone un altro, anch'esso univoco. Come se per esempio invece di ciao a tutti con la C maiuscola la scrivessimo ad esempio in minuscolo. Vedete? Il codice originato è diverso da quello di prima e ancora lo sarebbe se aggiungessimo, che so, un punto o una parola o una frase e via discorrendo. Questo per ribadire che ogni codice hash è unico nel suo genere e identifica specificatamente una data informazione o blocco di tali. Avete capito dove voglio andare a parare, vero? Una volta riempito il nostro blocco con una data quantità di informazioni, esso, come dicevamo prima, verrà crittograficamente sigillato e per definire quell'esatto specifico blocco verrà generato un codice hash univoco, lo ricordiamo nuovamente perché è fondamentale, unico nel suo genere come un'impronta digitale, il quale andrà ad incarnare il secondo elemento costituente del nostro blocco. E se mai in futuro anche un solo microscopico dato all'interno di esso andrà a variare, anche il codice hash ad esso associato varierà istantaneamente generandone uno nuovo. Fin qui ci siete? Proseguiamo. Come ho detto all'inizio, una blockchain è testualmente una catena di blocchi dalla capienza finita, che quindi possono contenere ciascuno una predeterminata quantità di informazioni. E quando il primo sarà pieno si passerà a riempire il secondo, poi il terzo, poi il quarto, poi così via, fino a che ce ne sarà necessità. Ma come fanno tutti questi blocchi a sapere qual è il loro anello, il loro compagno precedente? Grazie al terzo ed ultimo elemento che li costituisce, ovvero l'hash del blocco precedente, il quale possiamo intendere come una specie di macro riassunto di tutto ciò che è contenuto in esso e che va sempre e comunque a costituire la primissima informazione di ogni blocco. Questo però ovviamente a partire dal secondo in avanti, perché il primo blocco in quanto tale non ne ha di precedenti e proprio per questa ragione viene infatti definito Genesis Block. No, non quei Genesis, regia, basta con questi giochetti, fanno ridere sì, ma poi perdono il filo. Anyway, stavamo dicendo che è proprio grazie a questo elemento che si ha la creazione e la nascita della catena e della codipendenza tra i blocchi che la compongono, ed è proprio per questa ragione che si ha la grandissima sicurezza della blockchain. Grazie a questo sistema di concatenazione di hash, se qualcuno andasse per esempio, che so, a modificare la quantità del pescato di salmone dell'Atlantico pescato nel 2021, giusto per rimanere in tema, ecco che si andrebbe a generare una sorta di effetto valanga che in primis andrebbe a modificare l'hash presente sul blocco interessato, ma anche di tutti quelli a seguire fino alla fine della catena. Come vi ho mostrato prima, la funzione di hash è sensibilissima ai cambiamenti anche minimali, pertanto se, non lo so, nel blocco 3 è contenuta la nostra quantità di pescato nel 2021 e qualcuno andasse a modificarla anche solo di una singola unità, istantaneamente l'hash presente sul blocco 3 varierebbe, la qual cosa porterebbe alla modifica dell'hash di collegamento presente sul blocco 4, sul blocco 5, sul blocco 6, 7, 8 e così via fino alla fine della catena. Insomma, un cambiamento davvero mastodontico che proprio per via di questo in realtà non nulla che lo va a generare viene chiamato effetto farfalla, per via di quella storia del battito totale dell'insetto che va a generare un tifone, un uragano dall'altra parte del mondo. Avete presente, no?
Tuttavia, sebbene molto efficace, questo sistema di concatenazione degli hash da solo non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza totale della blockchain. Questo perché i computer dei quali disponiamo oggigiorno sono incredibilmente potenti ed altrettanto veloci, per cui, almeno in teoria, potrebbe essere possibile modificare un dato all'interno di un blocco e ricalcolare istantaneamente l'hash ad esso collegato e di tutti quanti i blocchi a seguire, validando in questo modo la blockchain e facendo passare l'informazione modificata per veritiera e certificata. Di conseguenza, per scongiurare il verificarsi di questo scenario, per quanto improbabile ma pur sempre possibile, la blockchain adotta un protocollo crittografico, attenzione, denominato Proof of Work, letteralmente prova di lavoro, la quale non è altro che un insieme di calcoli matematici, per dirvelo in soldoni, necessari a rallentare la creazione o la modifica dei blocchi e quindi rendere più complessa un'eventuale attività di hackeraggio della blockchain in essere. Nel caso della blockchain di Bitcoin, e prendendo a mano il nostro esempio di poc'anzi, sono necessari ad esempio 10 minuti per calcolare la proof of work di ogni singolo blocco che sia stato modificato o creato ex novo. Pertanto, se qualcuno andasse a modificare un dato all'interno della blockchain di Bitcoin, oltre a ricalcolare l'hash in questione del blocco interessato e di tutti quelli a seguire, dovrebbe anche ricalcolare la proof of work per ognuno di essi. Pertanto davvero tempi lunghissimi e dispendi energetici assolutamente considerevoli. E qui attenzione, perché esiste anche un'altra caratteristica che concorre a garantire la sicurezza della blockchain ed è la nostra tanto amata e decantata decentralizzazione. Come vi ho spiegato prima, l'attuale sistema mondiale è di tipo centralizzato, ovvero esiste sempre un grande server, un grande computer centrale gestito da un attore principale che si occupa di gestire e smistare le informazioni. Se andate ad effettuare un pagamento col bancomat, è la banca stessa a occuparsi di tutto, voi dovete soltanto appoggiare la vostra tesserina sul POS. Ma se per un motivo o per un altro la banca fosse momentaneamente non operativa, voi non potreste effettuare alcun tipo di pagamento e non potreste raggiungere in alcun modo i vostri soldi. Allo stesso modo, se WhatsApp, come è capitato anche non troppo tempo fa, per un disguido tecnico smette di funzionare, nessuno può inviare alcun tipo di messaggio. Nel caso di una blockchain, invece, questo, e scusatemi se lo ripeto per la forse 300ª volta, ma è davvero fondamentale, i dati contenuti all'interno di essa sono conservati e condivisi all'interno di tutti i dispositivi che costituiscono la blockchain medesima. In altre parole, essi si avvalgono di quella che viene definita architettura di rete peer-to-peer, concetto opposto a quello di client-server del quale abbiamo parlato nei minuti precedenti e che comunque troverete spiegato all'interno del video dedicato agli indirizzi IP e alle reti informatiche, il quale prevede la presenza di n dispositivi detti client interconnessi vicendevolmente, di modo da potersi scambiare informazioni l'un con l'altro senza bisogno della presenza di un grande attore centrale, come invece avviene nei sistemi client-server e quindi centralizzati. Nelle reti di tipo peer-to-peer chiunque può prendervi parte, io, voi, mia nonna, il mio cane, chiunque, e grazie anche soltanto all'utilizzo di un banalissimo computer è possibile scaricare una copia della blockchain di interesse divenendone a propria volta un nodo, ovvero un anello costituente. Con ciò quindi rendetevi conto dell'ampiezza immane che una blockchain può raggiungere, dove chiunque ne prende parte diventa istantaneamente depositario di una copia della stessa e che quindi per, diretta conseguenza contribuisce ad aumentare ancora di più il concetto di decentralizzazione e quindi ad incrementarne la sicurezza. A questo punto, quando su un X nodo viene creato un nuovo blocco perché sono state appunto aggiunte sufficienti informazioni, esso viene istantaneamente inviato a tutti gli altri nodi della rete della medesima blockchain, i quali provvederanno ad analizzarlo e a verificare che il suo contenuto, la sua identità sia in linea con le prerogative della blockchain in essere, e se tutto risulterà corretto, ogni nodo provvederà ad aggiungere questo nuovo blocco alla copia della propria blockchain.
Diversamente invece, se per un qualche motivo questo blocco dovesse risultare manomesso o hackerato, in primis verrebbe respinto dagli altri nodi della rete e in seconda parte, ma in realtà parallelamente, si provvederebbe ad estromettere completamente il nodo mittente, il nodo mandatario e la sua copia della blockchain dall'intera infrastruttura in quanto considerati infetti. Ma per rendervi la cosa forse un pochino più banalmente, se nel mio computer fosse presente una copia di una X blockchain, quella che vi pare, e per un motivo o per un altro, facciamo gli scongiuri, dovessi essere hackerato e quindi qualcuno andasse a modificare la mia copia della blockchain presente all'interno del mio computer, di per sé non andrebbe a creare alcun danno all'infrastruttura della blockchain in totale, ma soltanto al mio dispositivo, al mio nodo, il quale al momento del raffronto e della verifica di autenticità con gli altri nodi della medesima blockchain verrebbe banalmente estromesso e quindi di fatto l'unico danno sarebbe a mio carico perché dovrei come minimo resettare il computer. Ma come fa la blockchain a sapere quali sono le sue copie attendibili e quali invece no? Banalmente si avvale della matematica e di per sé di un calcolo così banale che anche il mio castoro domestico riuscirebbe a portarlo a termine. Per hackerare con successo una blockchain, ammesso che sia possibile e ad oggi non lo è, in quanto sarebbe necessario avvalersi della potenza di un computer che dovrebbe essere circa 6.000 volte più alta di quella degli attuali 500 supercomputer più incazzati che abbiamo sul pianeta Terra, quindi ribadisco ad oggi impossibile, bisognerebbe prendere il controllo di almeno il 50% più uno dei nodi che costituiscono la blockchain medesima, modificare l'informazione interessata, ricalcolare gli hash di ogni blocco e rifare la proof of work per ognuno di essi. Insomma, capite, un'impresa davvero titanica. Questo perché se anche qualora si andrebbe ad hackerare 1, 10, 100, ma forse anche 1000 di questi nodi, la restante parte, numerosissima e sparsa in giro per il mondo, al momento del raffronto noterebbe che in essi c'è qualcosa che non va e, come dicevamo prima, andrebbe ad estrometterli dall'intera infrastruttura. Pertanto, ipoteticamente, come sarebbe possibile hackerare con successo una blockchain? Bisognerebbe fare in modo che i nodi attaccati diventino la maggior parte e che, al momento del raffronto, vadano ad escludere quelli attendibili facendoli passare per infetti. Cioè si sta ribaltando la situazione! In soldoni, come dicevamo prima, si tratta davvero di un conto matematico banalissimo, in quanto trovandosi dinanzi a due o più copie di se stessa, una blockchain applica quelli che vengono chiamati algoritmi di consenso distribuito, i quali servono puramente per mettere d'accordo la rete su di un'unica versione di se stessa, che è sempre ciò che dice la maggioranza. Bene gente, abbiamo quasi finito, sono davvero gli ultimissimi concetti, tenetemi botta ancora qualche minuto e andiamo a parlare dell'ultimo degli elementi costituenti una blockchain, ovvero la trasparenza. Chiunque operi all'interno di una blockchain, chiunque, è altamente tracciato, ogni sua azione viene monitorata e registrata all'interno della blockchain, di modo che possa essere sempre possibile con il 100% di sicurezza risalire a chi ha fatto cosa, quando, dove, come, perché, con quale scopo, con quale intento, da dove, per dove, tutto al 100%, cosa che di fatto è impossibile nell'attuale sistema centralizzato. Riprendendo a mano l'esempio del nostro davvero oramai fraterno salmone dell'Atlantico, l'ho nominato talmente tante volte che lo sento quasi un parente di famiglia, se la sua intera catena di distribuzione fosse per assurdo gestita tramite blockchain, nessuno potrebbe azzardarsi a fare qualche manino del caso, perché verrebbe scoperto all'istante. Se ad esempio il pescatore alla fonte decidesse di gonfiare la quantità del pescato dell'anno precedente, riprendendo l'esempio di prima, l'informazione sarebbe incongruente con il resto della catena e verrebbe, ribadisco, scoperto all'istante. Questo grazie ai concetti di immutabilità e decentralizzazione che abbiamo spiegato nei minuti precedenti. Bene gente, quello che vi ho appena spiegato è in sintesi, e non sto scherzando, in sintesi per davvero, l'approccio tecnologico alla gestione dati in una blockchain, i cui elementi fondamentali, lo ribadiamo in brevissimo, sono decentralizzazione. Le informazioni e i dati contenuti in essa non sono a gestione di un singolo soggetto, ma distribuiti all'interno dei dispositivi che la costituiscono. Immutabilità. I dati contenuti all'interno di una blockchain non possono essere contraffatti
infatti grazie ai sistemi di sicurezza propri della blockchain medesima. E infine, trasparenza. Chiunque opera all'interno di una blockchain viene tracciato dall'A alla Z, di modo che possa essere sempre possibile risalire a chi ha fatto cosa, quando, dove, come, quando, perché e così via. In conclusione, quindi, la tecnologia blockchain ha la facoltà di rivoluzionare totalmente qualsiasi campo nel quale venga applicata, non soltanto a livello di una catena di distribuzione alimentare come nell'esempio che vi ho fatto. Industria, agricoltura, turismo, tutto, ovunque ci sia uno scambio di dati e informazioni può esistere una blockchain. Ancor di più che l'applicazione dei suoi punti chiave permetterebbe di ottenere una realtà altamente trasparente, nella quale sia possibile sapere sempre e comunque con il 100% della sicurezza chi ha fatto cosa e quando e dove è che cosa e quando, tutto veramente dalla A alla Z, ottenendo quindi un controllo perfetto ed inattaccabile sull'intero processo, senza che però mai questo controllo possa essere esercitato da un singolo ed unico attore, nel bene e nel male. Bene people, per oggi direi di fermarci qui. Io sono veramente cotto e credo che anche voi abbiate il cervello in pappa. Se siete riusciti a seguirmi in una tirata unica senza fermarvi per andare a tirarvi dell'acqua ghiacciata in faccia, avete il mio rispetto assolutamente. E seppure anche forse non mi crederete, ma abbiamo appena scalfito la punta dell'iceberg, in futuro continueremo a parlare di applicazioni possibili, di realtà e di struttura della blockchain. Ma come ho detto, soltanto in futuro, perché oggi ci fermiamo qui. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi, spero mai come prima d'ora, spero vivamente con interesse. L'argomento di oggi era veramente molto complesso, forse il più complesso e intricato che ho mai trattato finora, ma auspico di essere stato in grado di mettervelo giù in maniera tale da rendervelo digeribile senza troppa fatica. Tuttavia aspetto ovviamente un vostro parere, fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete delle domande, dubbi, incertezze, scrivetemelo qui sotto e parliamone liberamente. E ovviamente se il video vi è piaciuto ricordatevi anche di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.